Sono stufo, è una frase che mi avete sentito dire molte volte quest'anno e visto che c'è tanta carne al fuoco per la prossima stagione ci voleva un bel video per fare un recap di quello che abbiamo fatto e aggiornarvi su cosa bolle in pentola per l'anno prossimo e vi assicuro che c'è roba che scotta per davvero. Se vi chiedete perché non abbia il tutore per la frattura alla scapola è perché oggi, 18 giorni dopo l'operazione, ho iniziato la riabilitazione e spero per febbraio più o meno di tornare in moto. Per chi non lo sapesse o fosse nuovo su questo canale, sono uno di quei molti piloti che per colpa di budget ha smesso di correre nel 2017. Da allora una serie di peripezie e magiche avventure di Mazzuoli ha formato la persona che sono oggi, molto più consapevole e più matura. Nonostante avessi smesso momentaneamente di correre, non ho mai smesso di crederci, di cercarmi la mia occasione e di andare in moto, di allenarmi. Questo perché avrei voluto essere pronto e con YouTube sono riuscito a rincominciare rendendo almeno minimamente sostenibile la cosa. Quindi abbiamo fatto Moto America e tante altre esperienze che avete visto sul canale. Prima di dirvi cosa bolle in pentola, però, andiamo a fare un'analisi approfondita e dettagliata. Cercherò di spiegare tutto in modo chiaro anche per chi non è super esperto di corse. Che cosa abbiamo fatto quest'anno? Grazie all'immenso aiuto di Sergio, che vedete sempre nei miei video, ho la possibilità di utilizzare una delle sue Aprilia RSV4 e farci quello che voglio. Una possibilità incredibile, cioè non c'è bisogno di spiegarlo e infatti vedete che nei video coinvolgo sempre i miei partner come Jet Prime, Fiat Sigman, che è il concessionario Aprilia che ci supporta, Race Seats, Calato, mille altre aziende, per sviluppare la moto. Io fino a 2 anni fa non avevo mai utilizzato un 1000 Superbike e facendo un po' di ore in sella ci ho preso discretamente la mano, facendo anche tempi di tutto rispetto se contestualizzati con le gomme utilizzate e la preparazione della moto. La moto che vedete nei video è preparata da pista, ma rimane pur sempre una moto completamente originale. Il motore non è assolutamente modificato, così come l'elettronica è quella di serie stradale, quindi molto limitata se utilizzata in piste per fare delle gare di alto livello come quelle che abbiamo fatto quest'anno all'IDM nel campionato tedesco. Per darvi un'idea, al Mugello ho girato 56,0 con un ideal di 55,3 con un set di MS0 Dunlop al posteriore e MS3 all'anteriore. Con le bridge sono fatto 38 a Most, 38 a Valencia e così con Sergio abbiamo deciso di provare a fare 2 wildcard nell'IDM. Perché l'IDM? Perché il supporto del concessionario è tedesco e perché c'è la famosa Stock 1000 e perché era una sfida non essendoci Aprilia all'IDM. Considerate che la moto non ha nemmeno le fiche per correre, ma ci hanno accettato come wildcard per la curiosità e sono stati molto gentili. Infatti è stato molto simpatico alla prima verifica tecnica a Schleitzer, che era la prima delle 2 gare che ho fatto, e siamo stati lì un bel po' perché guardavano, controllavano tutto, perché una Aprilia in Germania non l'avevano mai vista. Anche se è stock 1000, l'elettronica è comunque libera e quindi tutti utilizzano Motec, Marelli, mentre noi abbiamo utilizzato quello che c'è in dotazione sulla moto di serie, così come esce per andare su strada. Per farvi capire la differenza, Motec e Magneti Marelli sono 2 elettroniche completamente aperte, personalizzabili e soprattutto non sono bloccate. La nostra Aprilia ha un'ottima elettronica di serie, ma se la utilizziamo in pista per fare delle gare e fare determinati tempi, salta fuori qualche limite, come è normale che sia, non è progettata per questo. Quali sono state le problematiche? Partiamo già con il dire che un'elettronica pensata per un utilizzo stradale è normale che sia più conservativa, ma a parte quello, il problema è che non è personalizzabile e non è modificabile, eccetto quello che puoi fare, vedi dal dashboard. Avere 3 livelli di freno motore è molto limitante, come è limitante un anti-wheelie che in certe situazioni fa fatica e per questo lo tengo spento. Il traction ci si potrebbe lavorare con maggior precisione e, cosa molto importante, la moto al massimo angolo di piega fa fatica a accelerare per via della piattaforma inerziale di serie. So che qualcuno potrà ridere o non capire, ma cercherò di spiegarvelo in parole semplici. La piattaforma inerziale è come una piccola centralina che capisce tutti i movimenti in avanti, indietro, a sinistra, di traverso, quindi in gergo tecnico rollio, beccheggio e imbardata. Questa centralina dà le informazioni alla moto che le elabora con tutto il resto, quindi motore, gas che chiede il pilota, velocità delle ruote e decide quanta potenza darti. Ecco, la nostra Aprilia è abbastanza castrata in questa fase fino a quando non rialzi la moto completamente e anche una volta rialzato la transizione fra il taglio della potenza al
ok, ora ti do tutta la potenza, è un po' brusca. Sentendo tutte queste cose, qualcuno potrebbe dire, ecco il solito youtuber, mezzo pilota che si lamenta, non va un cazzo. No ragazzi, nulla di tutto questo. Qui non è la moto che non va bene, o meglio, abbiamo avuto anche dei problemi, ma fra poco ci arriviamo. Qui è che stiamo correndo un campionato di livello altissimo contro professionisti veri, con Mazzuoli che ce la mette tutta, ma viste le numerose cose da fare per essere lì, potrebbe e vorrebbe allenarsi di più, ed una moto che è quella che compri dal concessionario. Ad Hockenheim siamo arrivati a girare a 2 secondi e 8 dal primo, ragazzi, 2 secondi e 8. Moto da strada con le gomme e la marmitta contro BMW Alfa Racing, Kawasaki Motec, Honda Ufficiale. Io sono contentissimo di quello che abbiamo fatto. Ovvio, se avessimo avuto un po' più di budget, qualcosa di meglio si sarebbe fatto, ma più o meno quello era il potenziale in questa situazione. È proprio questo il discorso. Se fossimo ad armi pari, cosa potremmo fare? È una domanda che mi attanaglia la testa e fra poco ci arriviamo, però prima veniamo ai problemi che vi ho accennato e dei quali vi ho parlato durante l'anno nei video. Il primo, sappiamo benissimo tutti, essendo un canale di moto, quanto le sospensioni siano influenti già in strada, figuriamoci in pista. Sulla nostra Aprilia montiamo la cartuccia di serie con i tappi Aprilia, che non è nient'altro che una cartuccia di serie di tipo aperto, quindi è una cartuccia aperta, mentre le cartucce performanti sono tutte chiuse. I sospensionisti o esperti avranno già capito, ma come compito a casa, per capire meglio, cercate in internet la differenza fra cartuccia chiusa e cartuccia aperta. Inoltre, per come è fatta, non si può nemmeno allungare, quindi corriamo con la corsa della forcella corta. Nel video dell'avancorsa invece vi avevo spiegato perché le MotoGP, le Superbike sono così alte e con sospensioni molto lunghe. Il secondo problema lo abbiamo avuto solo a Schleitz e poi risolto con la frizione che ci ha fatto quello scherzetto tutto il weekend. Ed ultimo, ma non per importanza, la tempistica, perché probabilmente dai video magari non ve ne siete accorti, ma la prima gara è stata a luglio e io la moto qui in officina per lavorarci ce l'ho avuta solo la seconda settimana di giugno per prepararla, montare l'acquisizione dati, e purtroppo a Schleitz siamo arrivati a Acerbi e comunque anche a Hockenheim eravamo a settembre, quindi in 3 mesi fare tutto non è stata proprio una passeggiata, anzi tutto troppo al limite sia economicamente sia di tempo. Questo era per chiarirvi la situazione, dare una chiave di lettura ai risultati. Lo vedo già quello nei commenti che dirà chi vince festeggia, chi perde spiega, ma ricordiamoci che c'è modo e modo di fare 16° e noi con quello che avevamo siamo andati molto molto bene. Fatto un bel recap, ora veniamo a che cosa farò nel 2025. Siccome ci sono un sacco di idee, progetti aperti in via di definizione, parto col dirvi l'unica cosa sicura ad oggi, che è la Speer European Cup. Che cos'è? Speer Racing è l'organizzatore tedesco con il quale giriamo sempre, fanno anche date in Italia, Misano, Mugello. Quest'anno è tornato a riorganizzare questo cup con una formula a mio avviso intelligentissima. Sentite qua: 3 giorni che sono un evento normale tedesco-svizzero, perché loro girano sempre 3 giorni. Tutti i turni fino al sabato valgono come qualifica, quindi non c'è un vero e proprio turno di qualifica che ti stressa, le tempistiche, devi avere il meccanico. Tu gira, divertiti, il migliore giro che fai vale per la classifica. 2 gare, una al sabato e una lunga da 10 giri. Domenica gara sprint da 8 giri, che comunque sono 8 giri di piste lunghe, cioè non roba da 3 km. Altro punto fighissimo, le piste di tutta Europa: Barcellona, Aragon, Misano, Mugello, Most, Magny-Cours e finale ancora Barcellona. Puoi scartare il tuo peggior risultato, quindi se non puoi venire, se hai rotto la moto, se sei andato male o per altri motivi, hai un asso nella manica. Buon livello, perché ci sono sempre buoni amatori con delle supermoto, quindi Panigale, BMW, Aprilia, R1 eccetera, e spesso ci sono anche piloti World Superbike o IDM ad allenarsi. Unica pecca è la partenza lanciata, ma va bene così, rimane un campionato amatoriale fatto per divertirsi, anche se alla fine non vuole arrivare ultimo nessuno, e dovreste ricordarvelo, perché di questi eventi io farò sempre i video e l'anno scorso ve l'avevo fatto a Most e insomma vi ricordate com'era andata e che bagarre era venuta fuori. Considerate che c'era talmente tanta richiesta per fare questo cup che in pochi giorni 45 posti si sono riempiti subito, quindi saremo anche in tantissimi a correre. Siccome erano preiscrizioni ci sta che qualche posto si liberi, quindi se siete interessati scrivete pure alla mail qui sotto, ovviamente in inglese. Io e Sergio, compagni di squadra, stiamo anche selezionando dei meccanici da portare con noi. Uno c'è già, attenzione, oltre alle competenze è fondamentale abitare in zona
Verona, Monza, Milano. Non scrivetemi se siete di Torino, se siete di Genova, perché diventa difficile da gestire logisticamente. Ora veniamo al succo del discorso. Abbiamo detto che farò con Sergio la Spira European Cup, ma questo non vuol dire che io non voglia rifare l'IDM. Infatti, dopo la gara di Hockenheim, io sapevo già nella testa che nel 2025 sarei voluto tornare a fare le stesse cose con una moto competitiva, ma competitiva per davvero. Così ho fatto una chiamata, ho preso il telefono e ho chiamato Noale in Aprilia, gli ho spiegato il progetto che vi sto per dire e non sono rimasti indifferenti. Infatti abbiamo iniziato a parlare di questa cosa negli ultimi mesi. La moto è inutile che vi dica che è bellissima, che è velocissima, ma per fare i tempi, quelli veri, alle gare, ci serve mettere per terra questo ben di Dio e Aprilia ovviamente ce l'ha il materiale per farlo. L'Aprilia è una delle moto più potenti che ci sia, ma se corriamo ad elettronica impari è difficile mettere per terra e fermare tutta questa potenza e soprattutto fare risultato. Se vi ricordate, nei duelli a Hockenheim e Schleiz la moto è sempre andata fortissimo. La mia difficoltà era fermarmi adeguatamente e ripartire con le marce basse. Quello che ci serve in questo caso è la famosa elettronica APX di Aprilia, che è sofisticatissima, deriva dalla MotoGP e che ti permette di mettere a posto la moto come si deve. La moto cambia tantissimo con l'APX e mi piacerebbe potervelo dimostrare, però c'è un però, che non diventa più una moto da giro la chiave e vado. Per gestire un'elettronica del genere serve, almeno per andare a fare le corse, serve un ingegnere che venga con me alle gare, che abbia ovviamente un cablaggio di scorta in caso di caduta. Altra cosa di cui si è parlato è il fatto che ho espresso a loro la richiesta di poter, e mi piacerebbe farlo, testare con il team ufficiale. Quando il team Aprilia Racing fa i test con i suoi piloti, Mazzuoli con il suo ingegnere si mette in un angolino zitto zitto e fa il suo test. Sarebbe un grande contenuto per il canale, oltre che un'esperienza fighissima per me, anche perché potrei confrontarmi con campioni a bordo della more or less stessa situazione e sarebbe bellissimo. Quindi sulla moto questa di Sergio che uso io monteremmo l'elettronica APX, mi allestirebbero annuale la moto con anche le misure, le accortezze del caso, la testiamo, la mettiamo a posto nei test, dopodiché andiamo in Germania, ovviamente ci sarà sempre l'elettronico ingegnere per gestire i weekend di gara e la messa a punto a Schleiz e Hockenheim. Bonus, se nel caso questa cosa andasse in porto e trovassimo tutto il budget o anche un pochino più di budget per farlo, mi piacerebbe fare la gara di Assen ad agosto, che fa sempre parte dell'IDM, cioè ci credete? Assen, boh, vabbè. Detto questo, sto aspettando ancora una risposta da Aprilia, che giustamente ha già MotoGP, IWC, trofei, CIV, e che siano molto presi, lo immagino, ma se troveremo nei prossimi mesi un accordo e riusciremo a far quadrare il tutto, molto probabilmente mi piacerebbe aprire anche un crowdfunding, perché è una cosa nella quale credo tantissimo e sarebbe un'esperienza bellissima e un contenuto esagerato per il canale, proprio come avevo fatto per l'America. Ah, altra cosa, a budget ho anche messo una cartuccia forcella più performante. Ovviamente se vi facesse piacere supportarmi, sponsorizzarmi o propormi qualche cosa, non dovete far altro che scrivere alla mail in descrizione, anche se per me già essere arrivato a parlare di questo che vi ho detto è un grande risultato, impensabile nemmeno nel più ottimistico dei sogni fino a qualche anno fa. Quindi se siete arrivati fino a qui, facciamo sapere ad Aprilia con un bel tasto like che siamo in tanti a voler salire a bordo dell'APX. Sto preparando un video che spero di far uscire il 30, ma se così non fosse vi auguro buon anno e lo alzo con quella buona. Full gas!